Hi, I'm Luca Moreno. Welcome back to my channel. Do you want to know how you can visit Venice for 2 days with only 180 euros? Stay with me and I'm going to explain how I made it. Guys, we had the breakfast this morning. I made into Venice. Buongiorno ragazzi, siamo qui all'aeroporto di Gatwick. Tornerò a Venezia in qualche ora per vedere questo San Marco per l'ennesima volta. Mi manca Venezia, mi mancano i vaporetti, quel senso di storia che Venezia dà ogni volta a me quando metto piede. Devo andare a prendere il traghetto. Mi ci aspetta un'ora di traghetto. Vediamo, c'è la Biennale, sì, c'è la Biennale Arte. Ragazzi, guardate là. Mi avrò a Venezia per 2 giorni. Vediamo se riesco ad andare alla Biennale. L'ideale sarebbe andarci effettivamente. You can just land to the airport, the Marco Polo airport, and then get Vaporetto. The Vaporetto is the shuttle bus, but it's a water shuttle bus. So I bring you from the Marco Polo airport straight away to Venice city center. Ed è meravigliosa, come sempre. Canaletto aveva ragione a dipingerla così. Questa città è meravigliosa. Like the crowd, I pick up the stop called Giardini and the gardens, and then from there I walk through all the little narrow alleys, cross bridges, and then arrive at the San Marco Square. Bene, non so arrivare a San Marco, il campanile è là. Belle figurine di Venezia, in sostanza cose per turisti. Adesso però è controllare quanti biglietti mi restano per andare alla Giudecca stasera, anzi tra un po', mi vorrei liberare un po' di questo peso. Non un bel pezzo che non facevo visita a Venezia. The best thing to do is share with people, as I did. When I was at the gardens, I just randomly pick up people and start talking with them. Because I consider myself a traveler, not a tourist. So I want to get deeper into the life of that city I'm in at the moment. Yeah, this is it. Ho avuto una piacevole conversazione con 2 signore del posto, una delle veneranda età di 94 anni, che effettivamente è fantastico. Hanno consigliato San Pietro di Castello, la chiesa. Chiedere forse è più rapido del Google a volte, ti danno sicuramente migliori indicazioni. Le vie sono chiare, vedi? Sestier de Castello. Non ti ci perdi. Mi trovo nella basilica con cattedrale di San Pietro di Castello. La zona del castello è una zona tranquilla. È stata dipinta così da molti. Dunque sicuramente lo sarà, no? Ho camminato tra le varie vie e vicoli di Venezia, ho attraversato alcuni ponti fino ad arrivare in piazza San Marco. La meravigliosa piazza San Marco è bellissima. Millenni di storia
ed è ancora bella come allora. La amo, l'ho sempre amata e guarda, non la dimenticherò mai. Questa è la famosa basilica, è bellissima. E questa, benvenuti nella piazza San Marco, ragazzi. Vedete, questo è il motivo per cui vale la pena di venire a Venezia. Ci stiamo avvicinando al ponte di Rialto, il ponte più famoso di Venezia. E adesso arriviamo al punto più gettonato, quello che in molti hanno dipinto e in molti hanno fotografato. Mamma mia, il sole è molto forte. Però guardate e ammirate quanto è bello. ¿De dónde son vosotros? Argentina. ¿Primera vez aquí en Italia? No, tenemos parientes, ya como 10 veces vinimos a Italia. Bueno, visitar Argentina creo en 8 meses más o menos. Sí, con estas, por YouTube. Un desastre, tienes que estar atento porque te roban todo. Bueno. Muy atento. Ok, muchas gracias, que disfruta su día, señora. Gracias, igualmente. Adios. La serie viaggiamo in budget. Adesso è ora di cena. E dunque, visto che è ora di cena, vorrei mangiare un bel pollo arrosto. Vabbè, soprattutto quando c'è questo profumo che legge nell'aria e che sicuramente, guarda, fa da contorno. Sono arrivato, qui c'è il supermercato, prendere un po' di cibo e poi vi racconto la storia. Che dite? Finisco di raccontarvi la storia ai giardini. Bene, adesso... For dinner, I went down to the supermarket before it closed, bought a decent meal. With 20 euros, I get chicken, cheese, and 2 sandwiches. That was great. E sai, lavarci le mani è importante. Talk with people, you share opinion. I've spoke with a Russian guy. He described the situation in Russia, and of course, all we know how it is. That doesn't mean if you don't have the money to visit the campanile, the tower of San Marco, you can do other things, like talk. And believe me, it's better than sometimes read a book, because you can meet someone with a good experience, maybe 30 years experience in art, and he can give you a great lesson, better than lesson you can have at the university. Ho parlato con 3 artisti, vi rendete conto ragazzi, 3 artisti, e gli artisti hanno molto da dire, vedono, riflettono, ascoltano, però purtroppo ho notato la differenza tra gli artisti di qua e gli artisti di altri paesi. È duro viaggiare in budget comunque, mantenere i costi bassi, queste cose è duro. E ognuno di loro ha condiviso con me qualcosa di importante. Sicuramente ne vale la pena per la mia esperienza personale, no? Dicono che l'esperienza personale è quella che conta. Se riesco a mantenere questa linea, alla fine del mio lungo viaggio avrò imparato un sacco di cose. What to do if you are on a budget in Venice? So, visit San Marco Square, visit the Basilica of San Marco, that's free of charge, but you have to queue.
as I told that before. Get lost through the gardens, churches. Most of the churches are free of charge, and interact with people. I've met a guy, for example, ages ago. He was sitting on San Marco Square, and we start talking, and we have a decent conversation on a random topic. Be a traveler is different to be a tourist. La fine dei giardini, così potrò prendere il traghetto che mi porterà alla isola della Giudecca. I gotta cut the limits. Thank you. Generator hostel in the isla of Giudecca. It's the Giudecca island. It's a bit further, so you need to take Vaporetto from San Marco Square to Giudecca island. Back and forth, that costs only 15 euros. And believe me, for being Venice, there's nothing. And enjoy Venice. With under 80 euros, I made it. I get an accommodation, a decent one. Believe me, Generator Hostel is one of the best hostels I've saw so far. It's like a 4-star hotel. The rooms are wide enough and clean. Wow. I do recommend the Generator Hostel, even though there is no sponsorship, because no one paid me for saying that. We're gonna get breakfast. So a lovely muffin and a cappuccino. Next time you get down to Venice, if you're on a budget, Generator, I think it's a nice place to stay. It looked like a 4-star hotel for me. Yeah. Over there you see my luggages. Soon I'm gonna be out from here. Yeah, the day is over. Almost. A few hours. And then I'm gonna get the train to Vicenza. The ticket is valid 75 minutes. Number 2, as you can see there, in a few minutes. I'm at the station. I'm gonna get a train to Vicenza, and I'm gonna meet my friends. Let me get the ticket first. And for recap, what I've spent, I spent 80 euros for the flight back and forth from London. Then I spent 30 euros for the hostel in a shared room. And then I spent for food. I bought that at the supermarket, a local co-op. You can see the videos. What else? Ice cream, 6 euros, and 2 coffees. Well, 3 euros. Happiness is the key to travel. If you travel in a budget, sometimes you don't have the money to buy food. But when you have a piece of bread, a sandwich, how they call it in Italy, a panino, and what do you want more? Easy. Spend less, you get less. Period.